Buongiorno ragazzi, benvenuti. Sto con la mia straordinaria gattona Sofì che vuole essere cullata, ma forse è stanca, forse vuoi dormire, Sofì? Che bella gattona, ragazzi, che bella gattona, eh? Che bella che sei. Allora, in questa lezione, credo sia la terza lezione su Cartesio, no? Parliamo in maniera più specifica del metodo cartesiano. Abbiamo dedicato al metodo geometrico, alle caratteristiche fondamentali del metodo geometrico cartesiano la scorsa lezione, però allora entriamo più nel dettaglio perché Cartesio, come vedremo nel discorso sul metodo, parla delle famose quattro regole del metodo. Allora, Sofì, cos'è? Te ne vuoi andare? Vuoi andare a dormire? Va bene, forse è stanca. Allora, libero Sofì. Allora, attenzione, nel discorso sul metodo, Cartesio è molto più preciso nell'indicare quali devono essere le regole di questo metodo geometrico universale. Per lui esistono quattro regole. La prima è senz'altro la più importante perché la seconda, la terza e la quarta non fanno altro che riportare i problemi alla prima regola, come vedremo. La prima regola è la regola dell'evidenza. L'evidenza, ripeto, non è un'evidenza sperimentale, è un'evidenza intuitiva, è un'autoevidenza nella mente, è una evidenza a priori. Ogni problema, ogni idea deve essere evidente, deve in qualche modo rispondere alla regola dell'evidenza. Quando un'idea è evidente, è chiaramente evidente nella mia mente a priori, cioè mi balena nella mia mente, mi balza, mi illumina nella mia mente con le caratteristiche dell'evidenza, allora io potrò dire che quell'idea è vera. Lo so che questo può essere considerato pericoloso, cioè permettere alla mente, all'intelletto, a priori, senza sperimentare, senza esperienza, permettere alla mente di essere il giudice della realtà. Anche negli oggetti esterni, così come nelle cose interne al mio corpo, alla mia mente, anche negli oggetti esterni, la mente, l'intelletto, la ragione decide se una cosa è vera o falsa a priori. Se quella cosa gli appaia all'intelletto evidente, quella cosa fosse anche un fenomeno fisico o astronomico, è vero. Se invece una cosa non appare evidente alla mente, vuol dire che quel fenomeno, che quell'idea che fa riferimento a quel fenomeno è falso. Quindi questa è la fondamentale regola del metodo. Un'idea è vera se si presenta con i caratteri dell'evidenza a priori nella mia mente. Cosa si intende per evidenza? Cartesio cerca di spiegarsi meglio. Si intende chiarezza e distinzione. Sono le famosissime idee chiare e distinte di Cartesio. Un'idea è evidente alla mente, si presenta con la caratteristica dell'evidenza quando è chiara e distinta. Attenzione, che cosa vuol dire chiara? Un'idea è chiara quando io la colgo con la mente in maniera completa, in maniera esaustiva, in maniera esauriente. Che cosa vuol dire? Un'idea è evidente prima di tutto quando è chiara, cioè quando viene colta, compresa dalla mente in tutto e per tutto, al 100%, in maniera compiuta, in maniera esauriente, in maniera esaustiva, cioè l'idea viene compresa dalla mente totalmente in tutti i suoi aspetti, senza che, attenzione, nessun risvolto, nessuna parte dell'idea resti nell'oscurità. Cioè un'idea è evidente non quando soltanto alcune sue caratteristiche sono evidenti, ma quando un'idea è evidente in toto, cioè si presenta in maniera chiara, cioè viene colta, viene compresa dalla mente, lo ripeto per l'ennesima volta, in maniera completa, in maniera esauriente, in modo tale da spiegare ogni piccolo dettaglio dell'idea, da non lasciare nell'incertezza, nell'oscurità, neanche un piccolo aspetto di quest'idea. Poi attenzione, l'altra caratteristica dell'evidenza non è solo la chiarezza, ma la distinzione, questo è importantissimo. Un'idea è evidente quando è chiara
abbiamo detto che vuol dire, ma anche quando distinta. Cioè un'idea è evidente quando è distinta, quando è separata, quando è autonoma da un'altra idea chiara e distinta. Vedremo che questo sarà fondamentale per capire perché pensiero ed estensione sono entrambe idee chiare e distinte, perché pensiero ed estensione, come altre idee che vedremo chiare e distinte evidenti, vedete, pensiero ed estensione sono separate tra di loro. Cioè, se invece pensiero e estensione fossero entrambe chiare, attenzione, ma in qualche modo sovrapponibili tra loro, vedete come due insiemi che in qualche modo si intersecano, non potrebbero essere considerate vere, perché pensiero e estensione o qualunque altra coppia di idee o gruppo di idee non basta che ognuna singolarmente sia chiara, non si devono sovrapporre, capite? Devono essere del tutto separate, indipendenti, eterogenee l'una dall'altra. Due idee possono essere chiare, ma nel momento in cui si sovrappongono l'una all'altra, nel momento in cui all'interno di un'idea io mi ritrovo anche l'altra idea, queste idee non saranno considerate vere, non saranno considerate evidenti. Le idee per essere considerate evidenti devono anche essere indipendenti, cioè distinte, distinte proprio nel senso di separate, autonome, separate l'una dall'altra. La seconda regola è quella dell'analisi, attenzione. La seconda, terza e quarta regola, come vi ho detto, sono meno importanti perché hanno la funzione di riportare casi apparentemente complessi e incomprensibili al primo criterio, cioè all'evidenza. L'analisi che cos'è? È la divisione, proprio nel senso etimologico del termine, dal greco analiuo. Analiuo significa divido, sminuzzo, no? Analiuo in greco. Può darsi che l'etimologia greca vi aiuti a ricordare il significato. Analisi vuol dire analiuo, cioè analiuo. Liuo significa sciogliere, avete presente lisi, per esempio glicolisi, sciogliere. Ana in questo caso significa dall'alto, sciogliere dall'alto. Sciogliere dall'alto significa dividere, significa sminuzzare, significa prendere una cosa grande e ridurla in tante piccole parti. E questa è l'analisi, cioè dividere qualcosa che è più grande. E che significa la regola dell'analisi? Succede che io ho un problema, ho un'idea che non è chiara e distinta, anzi è oscura, è contorta, è complessa, è indecifrabile, non è per niente comprensibile. Invece di arrendermi, io posso arrendermi dicendo non risponde al primo criterio, a quello dell'evidenza, io posso utilizzare il secondo criterio, la seconda regola del metodo, cioè quella dell'analisi. Prendo un'idea complessa, difficile, la sminuzzo, capite, la divido in tante idee più semplici e può darsi che una di queste idee più semplici in cui ho diviso l'idea complessa, oscura e incomprensibile, una di queste idee più semplici invece possa essere evidente, ok? Possa soddisfare il metodo. Abbiamo visto che la prima regola, la più importante, la regola dell'evidenza, infatti Cartesio e tutti dopo di lui, insomma gli storici della filosofia, chiamano la regola dell'evidenza, anche le altre tre, ma soprattutto le prime, criterio di verità, perché la regola dell'evidenza è proprio un criterio di verità. Se un'idea è evidente a priori nella mia mente, vuol dire che è vera. Se un'idea, anche un'idea che riguardi, ripeto, un fenomeno naturale, fisico, concreto, materiale, una certa idea che magari riguarda una legge fisica, non è evidente alla mia mente, ciò che corrisponde concretamente nel mondo reale, nel mondo dell'essere, a quest'idea non sarà vero. Quindi si tratta di un vero e proprio criterio di verità, criterio di verificazione, falsificazione del reale. L'analisi quindi divide un'idea contorta, inizialmente incomprensibile e ostile, in tante idee semplici, una di queste potrebbe risultarmi evidente. Attenzione, la terza regola è quella della sintesi. La sintesi è proprio il contrario dell'analisi, anche qui vi do l'etimologia greca scrivendo le parole in greco. Syun, attenzione, in greco sin è come il latino cum, vuol dire con, insieme, e poi thesis,
Che cos'è una tesi? Anche in matematica o in filosofia. Tesis, in greco con insieme, thesis, synthesis. Ma tesis, che vuol dire thesis? Thesis vuol dire porre. La tesi è una posizione, è una affermazione, perché viene dal verbo greco tithemi. Tithemi vuol dire pongo, metto. Il verbo è tithemi e il sostantivo corrispondente è tesis, cioè qualcosa che è messo, qualcosa che è posto. Titemi, metto, pongo, colloco, cioè una tesi è una posizione, ok? Un mettere, un affermare. Quindi synthesis significa mettere insieme, il contrario di analuo, no? Syntitemi è il contrario di analuo. Analuo è sciolgo, divido, mentre invece sintesi è il contrario dell'analisi, è il mettere insieme. Si tratta infatti del procedimento inverso al precedente. Un'idea può essere chiara e distinta, può essere evidente quando io la traggo dall'analisi, trovo un'idea semplice, evidente, dividendo un'idea più complessa, però come controprova devo essere in grado anche di realizzare il procedimento contrario, quello sintetico, cioè come ho diviso le idee, un'idea complessa in tante idee semplici, in tante idee minori, devo essere in grado anche di ricomporre, capito? Di ricomporre, di rimettere insieme le parti semplici nell'idea più complessa e questo è la sintesi. La quarta e ultima regola del metodo è l'enumerazione, detta anche enumerazione completa. E la cosa singolare è che Cartesio non si spiega bene, esistono varie interpretazioni di cosa sia l'enumerazione completa, ma voi direte come proprio Cartesio che parla di chiarezza e distinzione di un nuovo metodo basato sull'autoevidenza intuitiva delle nozioni non si spiega bene, lui che pretende di usare appunto anche il francese come lingua della clarté, la lingua cartesiana, la lingua chiara, la lingua rigorosa, semplice per eccellenza, invece in questo caso non si capisce cosa voglia dire. L'interpretazione più accreditata è che Cartesio voglia indicare per enumerazione completa qualcosa come un controllo di quello che è stato fatto prima, evidenza, analisi, sintesi, cioè l'enumerazione completa significa enumerare, cioè ripetere ciò che è stato fatto prima per controllare, d'accordo? Una sorta di prova del 9, tutto ciò che è stato fatto prima, i procedimenti precedenti vengono ricontrollati perché vengono enumerati, vengono ripetuti in modo tale da poter essere controllati. Comunque non si capisce bene cosa sia la regola dell'enumerazione, dell'enumerazione completa. E insomma queste diciamo sono le regole del metodo cartesiano, quindi alcuni principi per lui devono essere a priori, immediatamente evidenti, almeno i principi fondamentali. Siccome noi, a differenza di quello che fanno molti, fanno altri molti libri di testo, dalla prossima lezione inizieremo a parlare della fisica di Cartesio per poi parlare dopo della sua metafisica e non il contrario, poniamoci il problema della fisica. Possibile che anche la fisica possa essere a priori? Ok, quello che abbiamo detto può valere per la matematica, per la geometria, per l'algebra, ma anche per le scienze sperimentali. Come fa Cartesio a fondare le scienze sperimentali come la fisica, l'astronomia, abbiamo detto l'acustica, l'ottica o altre, su delle evidenze a priori, non dimostrate dall'esperienza? Una fisica a priori, ci metto un punto esclamativo. Allora, guardate, secondo Cartesio la fisica deve essere in qualche modo a priori. Lo so che può sembrare strano, lui critica Galileo proprio per non aver fornito dei fondamenti a priori della fisica. Galileo, che pure Cartesio apprezza per il suo metodo scientifico, adesso lo vediamo, ci ha dato una fisica priva di fondamenti. Cartesio pensa che la fisica non possa, attenzione, reggersi da se stessa. La fisica ha bisogno di un fondamento metafisico. Deve esserci la metafisica con appunto dei principi a priori, deve esserci la metafisica che sorregga la fisica, altrimenti la fisica sarà sempre criticabile da parte degli scettici.
Faccio degli esempi, ma questo problema e le critiche di Cartesio le abbiamo già accennate parlando di Galilei, no? Nelle video lezioni dedicate a Galilei. Galilei dà per scontato che esiste il principio di inerzia, ok? Ok, oppure dà per scontato, attenzione, che le leggi fisiche siano eterne, immutabili, che le leggi fisiche siano immutabili, cioè dà per scontato la regolarità della natura, la regolarità e l'inviolabilità della natura, cioè il fatto che le leggi fisiche, le leggi del movimento si ripetano sempre uguali, ok? Galileo Galilei dà per scontato che le leggi fisiche siano immutabili, inviolabili, regolari, si ripetano sempre allo stesso modo, possano essere applicate allo stesso modo, una volta determinata la legge, può essere applicata ai fenomeni, può predire, vi ricordate, diceva Galileo, può predire anche dei fenomeni futuri. Allora, lo dai per scontato. Cartesio non è d'accordo, lui dice che non puoi dare per scontato queste cose. Il principio inerzio, alcuni principi fondamentali, attenzione, della fisica, dice Cartesio rimproverando Galilei, non possono essere dati per scontati, perché qualcuno venire a dirti, ma domani il principio di inerzia potrebbe non funzionare, ma su Saturno, che era l'ultimo pianeta conosciuto, dove tu non puoi arrivare, il principio di inerzia non funziona. In fondo l'aristotelismo scolastico diceva una cosa del genere, no? Che le leggi fisiche del movimento nel mondo terrestre erano diverse dalle leggi fisiche del mondo celeste. Invece Galileo e Cartesio, come vedremo, suppongono eh, che le leggi fisiche siano uguali in tutto l'universo, che l'universo non abbia delle zone privilegiate o delle zone più vili, più nobili o meno nobili, come diceva l'astronomia tolemaica, ma che l'universo sia uniforme, che in qualunque punto dell'universo siano in vigore le stesse leggi fisiche. Ma lo dà per scontato? No, Cartesio pensa di dimostrarlo, perché non può sperimentalmente dimostrare che in tutti i punti dell'universo le leggi fisiche siano le stesse e che domani non cambino, che siano regolari, inviolabili, che non vi siano miracoli, che non vi siano eccezioni alle leggi fisiche, che siano invariabili sempre, che non vi siano eventi eccezionali, eventi che infrangono le leggi fisiche. Non puoi andare in qualunque punto dell'universo e sperimentare questo, lo devi fondare a priori, cioè lo devi fondare con una metafisica. Quindi Cartesio è uno spirito più sistematico di Galilei, e mentre Galilei si limitava alla fisica, Cartesio è anche un metafisico. Cartesio dice che la fisica di Galilei va bene, ok, però deve avere una fondazione metafisica. Lui usa l'immagine dell'albero, la fisica è un insieme di rami che devono però avere delle radici, l'albero deve avere delle radici. La fisica non può essere fondata a priori, come dice Galileo, perché sarebbe smentibile, attaccabile da parte degli scettici e quindi la fisica deve avere radici metafisiche. E Galileo non può dimostrare con degli esperimenti che esiste il principio inerzia, né tantomeno può dimostrare con degli esperimenti, né Cartesio lo può fare ovviamente, che le leggi fisiche siano inviolabili, eterne, regolari, sempre uguali a se stesse, anche in futuro. Se queste cose non si possono dimostrare con esperimenti, qualcuno potrebbe venirti a dire che non sono vere. Perché? Perché appunto sono dei presupposti metodologici, sono dei principi, magari pochi, ma principi fondamentali che anche nella fisica non possono essere dimostrati a posteriori con l'esperimento. E quindi Galilei non ha pensato, dice Cartesio, che la fisica deve essere a priori almeno in alcuni principi fondamentali, cioè alcuni principi fondamentali non dimostrabili con l'esperimento, la fisica li deve avere a priori. La fisica per poter pensare, dimostrare che i principi a priori, pochi semplici principi da cui la fisica parte, siano validi, deve basarsi su una metafisica basata a sua volta su Dio, su un Dio che non inganna. Infatti vedremo che Cartesio metterà Dio, un Dio simile al Dio cristiano, alla base delle leggi fisiche e della matematica. Le leggi fisiche e matematiche
anche quelle fondamentali che non si possono dimostrare con l'esperimento, come il principio di inerzia, sono state create da Dio. Avrebbe potuto Dio creare altre leggi fisiche e matematiche, ma ha creato quelle. Siccome Dio non ci inganna, fa in modo che quelle leggi fisiche e matematiche siano immutabili, regolari, inviolabili. Quindi la regolarità e l'inviolabilità delle leggi di natura, secondo Cartesio, non può essere data per scontata, come dice Galileo, ma deve essere fondata metafisicamente. E quindi Cartesio, come vedremo, utilizzerà Dio come garante scientifico, come garante delle regolarità e dell'immutabilità delle leggi fisiche, perché Dio che le ha fatte, Dio mi garantisce, siccome non mi inganna, che saranno sempre quelle, anche se Dio volendo potrebbe cambiarle in qualunque momento. Persino le leggi della matematica, della logica, lo vedremo. E quindi un'altra questione, per esempio Galileo dice, questo lo riprenderemo, che essendo la fisica interpretabile con la matematica può studiare, può misurare, vi ricordate, può interpretare la fisica soltanto nei suoi aspetti geometrico-meccanici, ve lo ricordate questo? Non le qualità sensibili, odori, colori, sapori, temperature, ma la matematica applicata alla fisica, dice Galilei, studia, coglie soltanto alcuni aspetti della fisica e non altri, alcuni aspetti della natura e non altri, cioè le qualità primarie, le qualità di tipo geometrico-meccanico, le dimensioni, la forma, il contorno, i movimenti, gli aspetti quantitativi della natura, cioè le qualità geometrico-meccaniche, quelle che Locke chiamerà le qualità primarie. L'abbiamo detto ampiamente parlando di Galileo. E il problema anche qui, Cartesio dice, non lo puoi supporre questo, lo devi in qualche modo dimostrare da un punto di vista metafisico. E quindi Cartesio sarà d'accordo con Galileo che la matematica applicata alla natura conosce principalmente e sostanzialmente gli aspetti geometrico-meccanici, geometrizzabili, misurabili, visualizzabili geometricamente della natura, della fisica, oppure il movimento, che viene considerato semplicemente una modificazione dell'estensione. Cartesio è d'accordo con Galileo su questo, però lui dice che questo deve essere spiegato, e quindi Cartesio cercherà, come vedremo, di dimostrare perché la matematica applicata alla fisica, la fisica espressa in termini matematici, coglie gli aspetti geometrico-meccanici, quantizzabili, spazializzabili della natura, e non le qualità sensibili, odori, sapori, colori, temperature. E questa dimostrazione del fatto che si colgono nella natura come oggettivi, non come esistenti solo nella nostra mente, come oggettivi, soltanto gli aspetti geometrico-meccanici, le qualità primarie. Questa dimostrazione, dice Cartesio idealmente a Galileo, deve essere qualcosa di a priori, qualcosa appunto di fondata su idee chiare e distinte, l'idea di estensione, l'idea di materia, di natura come avente, come unica caratteristica oggettiva, l'estensione, come vedremo, è un'idea chiara e distinta, quindi è una dimostrazione non empirica, ma ha una dimostrazione a priori, che è possibile solo grazie a Dio, perché vedremo le idee chiare e distinte, l'evidenza, ricordate la prima regola, le 4 regole del metodo, il criterio di verità, funzionano, cioè il criterio di verità è valido perché Dio mi garantisce che funziona. Quindi in qualche modo Cartesio basa tutto su Dio, su una metafisica che ha Dio come garante scientifico. Quindi in realtà lui dice che ci sono pochi principi fisici che devono essere accettati a priori, perché sono idee chiare e distinte, non possono derivare dagli esperimenti, devono essere ammessi a priori come evidenti, e lui poi ne darà una dimostrazione metafisica. In particolare per Cartesio il principio di inerzia e il principio di conservazione della quantità di moto, del moto complessivo dell'universo, devono essere ammessi
a priori, devono essere ammessi a priori, sono proposizioni generalissime che coincidono con delle universali leggi geometrico-meccaniche della natura e quindi sono evidenze intuitive a priori. Però attenzione, Cartesio non fonda tutta la fisica a priori, altrimenti si potrebbe dire che insomma tutti i fenomeni fisici potrebbero essere dedotti a priori, l'esperienza, l'osservazione, l'esperimento non servirebbero più a niente, ma Cartesio non dice assolutamente così. Alcuni principi di base che reggono tutti gli altri, pochi principi fondamentali della fisica devono sì essere ammessi a priori come autoevidenti, avranno una fondazione metafisica in Dio, come vedremo. Altre conoscenze invece fisiche non possono essere ottenute a priori, in particolare i fenomeni. Noi dobbiamo osservarli, quindi alcuni principi fondamentali della fisica sì, però poi i singoli particolari specifici fenomeni noi dobbiamo trovarli con l'osservazione, applicando i pochi principi a priori, però poi i fenomeni vanno colti a posteriori, dobbiamo scoprirli con l'osservazione, con l'esperimento. Cartesio dice tra l'altro che non possiamo trovare tutti i fenomeni fisici a priori perché noi non possiamo dedurre a priori come va l'universo fisico perché Dio non è certo stato costretto a creare questo universo, cioè Dio ha creato questo universo soltanto per manifestare la sua potenza, la sua volontà, non per l'uomo, lo vedremo secondo Cartesio, e quindi noi dobbiamo determinare i fenomeni di questo universo specifico, e questo universo specifico non può essere dedotto a priori, non è necessariamente il migliore dei mondi possibili, come dirà Leibniz. Leibniz sosterrà che Dio avrebbe potuto creare anche altri universi possibili, però in realtà in base al principio di ragion sufficiente ha creato il migliore dei mondi possibili. Ma lo stesso Spinoza dirà una cosa del genere, anzi ancor più di Leibniz, che ammette una certa libertà anche se un po' contraddittoria in Dio. Spinoza dirà che Dio non è libero, Dio è determinato, ha dovuto creare per forza questo universo. E invece Cartesio non dice questo, Dio crea convenzionalmente per manifestare la sua volontà, la sua potenza. Lui ha creato questo universo, Dio però avrebbe potuto creare tantissimi altri universi alternativi e qui noi in nessun modo possiamo con la ragione a priori stabilire i fenomeni particolari dell'universo. Quindi i fenomeni specifici vanno dimostrati a posteriori, con l'esperienza, con l'esperimento. Per esempio, noi possiamo a priori, e lo vedremo, stabilire come si muovono i pianeti in generale con l'inerzia e con altre leggi, però poi quanti siano i pianeti, dove davvero si trovino, quali sia la larghezza, la velocità delle loro orbite, non possiamo stabilirlo a priori, capite? Quindi i fenomeni particolari dobbiamo trovarli attraverso l'esperienza. E quindi anche delle teorie esplicative specifiche, cioè le teorie secondarie, le teorie particolari della fisica, dobbiamo trovarle in base all'esperienza. Certo, nel rispetto dei principi fondamentali che sono a priori, però ci sono tantissime poi teorie specifiche particolari della fisica, quelle le dobbiamo vedere per esperienza ricorrendo al ragionamento ipotetico. Infatti la nozione di esperienza o di ragione in Cartesio è molto simile a quella di Galileo, cioè il metodo scientifico sperimentale di Cartesio è simile a quella di Cartesio, esattamente come Galileo, pensa all'esperimento come una pratica condotta, costruita secondo ragione, secondo lo stretto controllo della ragione, e poi l'abbiamo detto, l'esperimento va alla ricerca principalmente della struttura geometrico-meccanica della realtà, della struttura matematica della realtà fisica. E quindi lui è d'accordo con Galileo.
c'è una struttura matematica con delle leggi invariabili, eterne, immutabili. Da questo punto di vista Cartesio critica Francesco Baconi. Ricordate, Francesco Baconi aveva dato grande importanza nell'elaborazione delle teorie ai fenomeni devianti, ai fenomeni eccezionali, ma Cartesio, esattamente come Galileo, non è d'accordo. Per quanto riguarda le ipotesi esplicative, ecco, la teoria è un'ipotesi. Allora, qui forse una piccola differenza con Galileo ci potrebbe essere, perché Cartesio dice che è una teoria è un'ipotesi. Ricordate che anche Galileo diceva che la teoria è un'ipotesi, ma Galileo era meno rigoroso da un punto di vista metafisico, quindi Galileo dava per scontato che ogni teoria scientifica, ogni ipotesi, appunto, non potesse mai avvicinarsi ad una verità assoluta. E qui Cartesio dice delle cose contrastanti. In alcune opere Cartesio in effetti è disposto a riconoscere anche lui, come Galileo, il carattere di provvisorietà, di ipotesi di qualunque teoria scientifica. Però in altre opere, forte del fatto che, ricordate, secondo Cartesio anche in fisica il metodo deve essere quello delle idee chiare e distinte, Cartesio in altre opere invece si allontana da Galileo, perché Cartesio pensa che le teorie scientifiche, almeno così sembra da quello che scrive, possano avere, secondo Cartesio, un carattere più assoluto, diciamo così, un grado di certezza, non dico uguale a quello delle matematiche, però insomma prossimo a quello delle matematiche, cioè che una teoria scientifica, un'ipotesi scientifica possa essere verificata grosso modo con certezza. Comunque Cartesio mette in evidenza che un'ipotesi, una teoria scientifica è maggiormente corroborata, dimostrata quando spiega tanti fenomeni diversi, tanti fenomeni, tanti effetti diversi. Quando una teoria scientifica spiega tanti effetti, tanti fenomeni diversi, anche distanti tra di loro, per Cartesio questa teoria scientifica può essere considerata come certa al di là di ogni ragionevole dubbio. Invece abbiamo visto Galilei propende per una maggiore proprio ipoteticità, provvisorietà delle teorie scientifiche. Questa insomma potrebbe essere una differenza. Comunque restano quelle che vi ho detto, le critiche di Cartesio a Galileo. Cartesio lamenta che Galileo si sia applicato soltanto nella dimostrazione empirica delle cause di alcuni fenomeni, solo nelle cause di alcuni fenomeni, e che però non abbia dato, come dire, una spiegazione generale a tutti i fenomeni. Galileo non ha spiegato tutti i fenomeni fisici a partire da pochi principi a priori. Quindi ve lo ripeto, Cartesio accusa Galilei di aver elaborato una fisica che lui chiama senza fondamento, esposta alle obiezioni, alle confutazioni degli scettici. Invece Cartesio dirà: la mia fisica ha un fondamento in Dio, ha un fondamento metafisico. Parliamo della fisica di Cartesio, ma in generale della fisica del meccanicismo, perché non c'è solo Cartesio, parliamo in generale del modello del meccanicismo a partire dalla prossima lezione.